Combatti la tirannia interiore, del dover essere come gli altri, del dover fare ciò che fanno gli altri, del dover avere le cose che hanno gli altri, del dover vivere come vivono gli altri e magari del dover morire come muoiono gli altri. E persino del dover avere un funerale come gli altri. Se non sei d'accordo con loro, mandali nel regno delle grigie ombre e agisci come piace a te e vivi come ritieni più opportuno vivere. E sarà bello vivere con gli altri. A volte spendiamo soldi che non abbiamo, per acquistare cose che non ci piacciono, per fare bella figura con gente che non ci interessa. Non preoccuparsi di ciò che pensano gli altri di noi vuol dire essere liberi, sentirsi liberi e la libertà è la cosa più bella del mondo. Forse anche tu hai la convinzione che alcuni tuoi atteggiamenti, alcuni tuoi comportamenti, alcuni tuoi modi di fare possono essere non graditi dagli altri e ti lasci trascinare nella scia del conformismo. Non fare così, ti prego. Rispetta la tua individualità. Se non fai niente di male, se i tuoi modi originali di agire non recano effettivi danni a nessuno, comportati come ti viene da comportarti. Fai quello che senti di dover fare. Magari ti sentirai addosso gli occhi degli altri, ma sentirai anche una gran leggerezza nel cuore. Pensa spesso così: quando sono tra gli altri, devo fare ciò che mi viene da fare, anche se non è perfettamente normale, anche se non è usuale, anche se non è quello che gli altri si aspettano da me. Se gli altri sono maturi e mi accettano, bene. Se invece sono immaturi e non mi accettano e si allontanano da me, bene lo stesso. Che me ne faccio di amici che non mi lasciano essere ciò che sono? Da amici del genere posso ricevere soltanto piccoli e meschini vantaggi, non certo vera e profonda amicizia. Apprezza coloro che frequenti ogni giorno, sforzati di notare i loro pregi più che i loro difetti. Pensa spesso così: devo sforzarmi di apprezzare spesso coloro che frequento ogni giorno, di gratificarli quando fanno qualcosa di carino per me. Devo acquisire l'abitudine di elargire i loro meritati elogi. Con un semplice apprezzamento o con un elogio dimostrerò il mio affetto e la mia considerazione. Elogiare gli altri è una cortesia del cuore, un accorgimento degli animi nobili, un'espansione della propria umanità. Elogiare gli altri non costa niente, eppure reca molti benefici, sia alla persona elogiata che a quella che elogia. Elogiare gli altri ingentilisce l'anima. Un alone di profumo avvolge sempre chi regala un fiore a tutti quelli che incontra. Comunicare con gli altri è una delle attività che più di tutte ci conducono a vivere bene con loro. Riuscire a trasmettere i nostri veri pensieri, i nostri veri sentimenti, le nostre autentiche emozioni procura milioni di benefici nei rapporti con gli altri. Durante la comunicazione non sono due corpi che si incontrano, due volti che si guardano, due bocche che parlano tra loro, due menti che si scambiano concetti, ma due anime che trasmettono se stesse. Durante la comunicazione le proprie necessità, le proprie difese e le proprie convinzioni vengono messe sotto chiave e ci si lascia andare. Salgono così dalle profondità del proprio essere gli stati d'animo più autentici, i pensieri più reconditi, il sé più autentico. Pian piano si raggiunge una forte intesa, un forte coinvolgimento, una grande amicizia.